In un video precedente abbiamo parlato di come riconoscere se qualcuno sta usando il gaslighting, una tecnica manipolatoria, su di te, e di come quella sensazione di insicurezza e di dubbio sulle tue capacità e sulla tua memoria possano essere attribuite a tutto questo. Riflettendoci, ti sei infine reso conto del fatto che qualcuno lo stia davvero facendo su di te. Cosa puoi fare allora per difenderti? Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e in questo video ti darò 8 semplici consigli che potrai mettere in pratica fin da subito per proteggerti dal gaslighting. Per prima cosa scrivi e tieni al sicuro una traccia di quello che accade, in modo da poterla rileggere. Sarà utile quando magari arriverai ad un confronto con la persona che sta usando il gaslighting su di te, o anche solo per riacquisire la sicurezza perduta sulle tue capacità. Secondo, parla del problema con il tuo terapeuta o anche con una persona della quale ti fidi. Questo farà sì che quando la tua memoria sarà messa in dubbio ci sarà qualcuno che potrà darti una specie di ricordo affidabile, una testimonianza, seppur indiretta, di quello che veramente è accaduto. E mi raccomando che la persona scelta sia affidabile al 100%, così che non venga tradita la fiducia che riponi in lei. Terzo, fai attenzione a quello che questa persona fa, non a quello che dice, visto che si tratta di bugiardi esperti, di persone abituate a mentire, che hanno appunto affinato la tecnica nel tempo. Benché le loro parole suonino assolutamente vere, a volte sono in contraddizione con gli atteggiamenti che tengono. Quarto, è importante che tu mantenga la tua opinione, la tua posizione. All'inizio potrebbe non essere facile, ma col tempo questo atteggiamento farà aumentare la tua autostima e ti sarà sempre più facile difenderti da questo tipo di manipolazione. L'altra persona deve così rendersi conto che non è riuscita ad ingannarti. E ricordati che è inutile dire a colui che sta facendo gaslighting che sta mentendo. Quinto, rimani calmo e tranquillo e se necessario vai via. Questo si ricollega al punto precedente. Non lasciare che l'altra persona possa manipolare le tue emozioni. Non lasciare che la tua rabbia o l'agitazione prendano il sopravvento. Mantieni invece la calma, cercando di essere il più obiettivo possibile, senza cercare lo scontro. Se vedi infatti che la situazione diventa spiacevole o che si sta scivolando in un vero e proprio conflitto, puoi semplicemente andare via. Non c'è nulla di cui vergognarsi nell'evitare questo tipo di situazioni, anzi. Sesto, attento a quando chi fa gaslighting su di te cerca di rigirare il discorso e di sviarti. Quando inizia ad usare, per esempio, parole come ma, tuttavia, questo è il momento in cui anche qui devi mantenere ferma la tua posizione. Questi sono segnali importanti che devono subito farti mettere sulla difensiva e devono farti pesare bene le parole che l'altra persona sta dicendo. Settimo, quando cerca di influenzarti, fermati un attimo, fai un bel respiro e pensa, rifletti. Non farti trasportare dal fiume di parole che l'altra persona sta dicendo. In ultimo, puoi anche cedere semplicemente per evitare discussioni inutili e fastidiose, purché però tu lo faccia coscientemente. Non è grave far finta di dare ragione a qualcuno che sta usando il gaslighting su di te. L'importante è che tu sia cosciente di quello che sta accadendo in modo da poter reagire in un secondo momento e soprattutto in modo da non dubitare di te stesso. Per ultimo però, il consiglio più importante, aggiungo, da tenere sempre a mente: credi in te stesso, in ciò che sei
in quello che hai visto e in ciò che sai essere la verità, così da non lasciarti trasportare dalla corrente. Ce la puoi fare. Ciao, a presto.